Ecco la blusa terminata e vaporizzata. Vi faccio vedere i particolari e i vari passaggi che poi vi spiegherò durante il tutorial. Dobbiamo prendere la misura della circonferenza sopra i fianchi, si lavora fino al sottobraccio, poi si aggiungono delle catenelle a destra e a sinistra del lavoro, si prosegue in parti separate il davanti e il dietro fino al sopra al seno e poi si inizia questa lavorazione di archetti e pioppolini che vanno a formare la nostra manica. Quello che mi raccomando è prendere bene la misura da sotto al braccio a metà braccio per creare appunto questa manica. Io ho deciso di chiuderla solo con alcuni pioppolini, il davanti e il dietro, a una distanza di 5-6 pioppolini come preferite, poi di lasciare la punta della manica aperta per creare questa manica un po' particolare, giusto un'attaccatura di pioppolini sulla spalla. Vi faccio vedere anche il retro. Questo è come si presenta il retro. Poi la stessa lavorazione che ho effettuato sulla estremità l'ho fatta anche sulla parte inferiore della blusa. Voi naturalmente se volete la potete fare più lunga. La particolarità va nel filato perché è un filato molto morbido, ha questa particolarità che è lucido e quindi la rende veramente un po' particolare. Scende molto morbida. Questa è la manica e spero che vi piaccia. Fatemi sapere e ci vediamo al prossimo tutorial. Allora, per la realizzazione di questa blusa curvi io ho utilizzato il canna da zucchero della Mistricò. È un 100% viscosa da canna da zucchero, quindi una fibra naturale. 50 grammi sono 110 metri. Può essere lavorata con l'uncinetto o i ferri del 4, 4,5. Io, secondo la mia mano nella lavorazione, utilizzerò l'uncinetto del 3,5 perché io ho una mano molto morbida. Questo filato che ho scelto è veramente molto bello e, e lucido, è un buon ritorto e in più ha un effetto setoso. Infatti, quando lo si lavora sull'uncinetto veramente scivola molto bene. Adesso andiamo a vedere come si realizza questa blusa curvi. Allora, per la blusa curvi bisogna prendere la circonferenza del ventre. La circonferenza che io andrò a lavorare è 106 centimetri. Il multiplo del punto è 4, quindi su 106 centimetri io andrò a mettere 224 catenelle per una taglia 48 50. Adesso andiamo a mettere su le catenelle e vediamo come si lavora. Io ho avviato le catenelle, adesso chiudo in cerchio. Chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella. Adesso lavoro una, due, tre, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia. Lavoro una seconda maglia alta doppia sempre nella stessa maglia di base. Poi lavoro una catenella e altre 2 maglie alte doppie sempre nella stessa maglia di base. Quindi mi vado a lavorare un punto
a V doppio, cioè con le maglie alte doppie, quindi una e due. È una lavorazione semplicissima su un solo giro di lavorazione. Adesso salto 3 catenelle, quindi 1 2 3. Nella successiva mi vado a lavorare nuovamente un punto alto doppio, 1 2 catenella di separazione, altre 2 maglie alte doppie nella stessa maglia di base, una e 2. Salto 3 catenelle di base, nella successiva lavoro nuovamente il punto a V doppio, così fino alla fine del giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta doppia. Con delle maglie bassissime raggiungo il centro, l'arco di una catenella e lavoro nuovamente nell'arco di una catenella il punto a V doppio, quindi 1 2 3 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, lavoro una seconda maglia alta doppia, una catenella, altre 2 maglie alte doppie, una e 2, e procedo così per tutto il giro e per tutti i giri seguenti, cioè punto a V nel punto a V, questo sempre in tondo sino ad arrivare al nostro sottobraccio. Quindi dalla circonferenza pancia, dalla circonferenza ventre dobbiamo arrivare al sottobraccio, cioè dalla circonferenza del ventre dobbiamo arrivare qui al sottobraccio, quindi ventre, sottobraccio. Ci rivediamo tra poco. Io ho raggiunto l'altezza del mio sottobraccio, adesso vi dovete contare quanti motivi avete per dividere il dietro dal davanti. Io li ho già contati, i miei sono 64 punti a V e li divido per 2, quindi 32 per il davanti e 32 per il dietro. Poi che cosa andiamo a fare? Mi raccomando, affiancateli bene per poterli contare. Adesso inserisco l'uncinetto perché inizieremo una lavorazione a T, quindi inserisco l'uncinetto ed avvio a nuovo 16 catenelle. Quindi dovendo iniziare una lavorazione a T, vi faccio vedere, questa è la parte che noi abbiamo lavorato. Adesso dobbiamo iniziare una lavorazione a T, quindi avvio a nuovo 16 catenelle da un lato e 16 dall'altro. Quindi visto che qui già abbiamo l'uncinetto inserito, ci avviamo le 16 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16. Allungo un attimo il filo perché poi con un nuovo gomitolo vado all'altra estremità e devo inserire anche qui il filo. Quindi adesso vado ad inserire il filo a nuovo qui tra questi due punti, avendo messo
i punti a V che combaciano per il davanti e per il dietro. Qui è la mia parte estrema. Nel caso voi vi doveste trovare un punto a V in più, mettetelo sempre sul davanti. Quindi inserisco l'uncinetto qui tra i due punti e mi avvio a nuovo una catenella di 16 punti. Inserisco l'uncinetto e mi lavoro una catenella di 16 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ho lavorato la mia catenella di 16 punti, faccio giusto una catenella in più perché devo tagliare il filo e chiudo in questo modo. Adesso riprendo la parte iniziale dove ho avviato la catenella di 16 punti e mi lavoro la stessa lavorazione, quindi riprendo il filo, chiudo e mi vado a lavorare un punto a B, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle iniziali che sono la prima maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, nella stessa catenella di base mi vado a lavorare una maglia alta doppia, una catenella e altre due maglie alte doppie nella stessa catenella di base, una, due, poi salto 3 catenelle di base, doppio filo sull'uncinetto, mi salto 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, nella successiva mi vado a lavorare il doppio punto a V, quindi la prima maglia alta doppia, la seconda, la catenella e altre due maglie alte doppie, una e due. Doppio filo sull'uncinetto, salto nuovamente 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a lavorarmi un altro punto a V doppio, 1, 2, la catenella e altre due maglie alte doppie nella stessa catenella di base, quindi una, due, salto 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, nella successiva nuovo punto a V, una, due, catenella, altre due maglie alte doppie, una e due, salto le 3 catenelle di base, 1, 2 e 3 e vado a lavorarmi il successivo punto a V doppio nel punto a V della lavorazione, quindi una, due maglie alte doppie, una catenella, due maglie alte doppie, una e due, e procedo così per tutta la lunghezza sino a raggiungere la nuova catenella. Ci vediamo tra poco. Ho lavorato l'ultimo punto a V, adesso mi trovo la catenella, quindi lavoro come ho fatto in precedenza, salto 1, 2, 3 catenelle, nella successiva mi vado a lavorare un punto a V
doppio, quindi una, due, catenella, altri due punti, 1 e 2, poi salto altre 3 catenelle, 1 2 3, nella successiva mi lavoro un nuovo punto a V, così sino ad arrivare alla fine della nostra catenella. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine della catenella. Ho lavorato il mio ultimo punto a V nell'ultima catenella, adesso volto il lavoro, perché adesso lavoreremo in giri di andata e di ritorno, volto il lavoro a maglie basse, bassissime, raggiungo l'arco di una catenella e procedo con la lavorazione, quindi 1 2 3 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, una successiva maglia alta doppia, la catenella, altre due maglie alte doppie, una e due, in questo modo, e lavoro in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere l'altezza qui, l'altezza della spalla, giusto l'altezza della spalla, quindi potrebbero essere 3-4 giri in più, dipende sempre dal filato che voi utilizzate. Comunque dobbiamo arrivare a questa altezza qui. Io ho raggiunto la mia altezza, adesso cosa faccio? Volto il lavoro con una maglia bassissima, raggiungo il centro dell'arco di una catenella, lavoro 1 2 3 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, lavoro una seconda maglia alta doppia, una catenella e altre due maglie alte doppie nello stesso arco sottostante, una e due, poi lavoro 1 2 3 4 5 catenelle, vado al centro dell'arco successivo di una catenella, mi lavoro una maglia bassa, poi lavoro 1 2 3 catenelle e lavoro un pioppolino, inserisco l'uncinetto trasversalmente nella maglia bassa, estraggo il filo, lo passo nella maglia sull'uncinetto, e chiudo ed ho formato il pioppolino. Poi lavoro una nuova maglia bassa sempre nell'arco di una catenella, in questo modo. Poi lavoro di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle, vado nel successivo arco di una catenella, lavoro la maglia bassa, il pioppolino, quindi 1 2 3 catenelle, inserisco l'uncinetto trasversalmente nella maglia bassa, voglio farvi vedere bene, in questo modo, estraggo il filo, lo passo nella maglia sull'uncinetto,
ed ho creato il pioppolino. Poi lavoro una nuova maglia bassa nello stesso arco di una catenella, in questo modo, e procederò così per tutta la lunghezza sino ad arrivare all'altra estremità. Termino il giro lavorando il punto alto doppio AB sul punto alto doppio AB del giro sottostante, quindi la prima maglia alta doppia, la seconda, la catenella di separazione, gli altri due punti alti doppi, 1 e 2. Poi volto il lavoro, con una maglia bassissima raggiungo il centro della catenella e vado a lavorarmi nuovamente il punto AB doppio, 1 2 3 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia, lavoro la successiva, la catenella di separazione e le altre due maglie alte doppie, una e 2. Poi adesso lavoro 1 2 3 4 catenelle, vado nel primo arco di 5 catenelle, mi vado a lavorare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, inserisco trasversalmente l'uncinetto nella maglia bassa, estraggo il filo, lo passo sulla maglia che abbiamo sull'uncinetto ed ho lavorato il pioppolino. Poi lavoro nuovamente una scusate, una maglia bassa nello stesso arco, poi lavoro 1 2 3 4 5 catenelle, vado nell'arco successivo di 5 catenelle, lavoro la maglia bassa, 1 2 3 catenelle trasversalmente nella maglia bassa, estraggo il filo, lo passo sulla maglia che abbiamo sull'uncinetto ed ho lavorato il pioppolino, nuovamente maglia bassa, in questo modo, e procedo così per tutta la lunghezza e per i giri successivi sino ad arrivare alle spalle. Quindi vi faccio vedere adesso con questa lavorazione a rete dobbiamo arrivare alle spalle con la lavorazione a rete, quindi ci vediamo tra poco. Io lavoro la mia ultima maglia alta doppia ed ho terminato la lunghezza. Allungo il filo e taglio, chiudete ed ho raggiunto la lunghezza. Adesso cosa faccio? Prendo sulla dritta del lavoro, qui vi faccio vedere. Allora, per fare con precisione, prendete il lavoro e lo sistemate. Questo è il dietro, questo è il davanti. Adesso sulla stessa catenella che abbiamo lavorato la parte del dietro attacchiamo il filo e iniziamo a lavorare il nostro davanti. Quindi questa è la catenella, vedete? Inserisco l'uncinetto qui al centro del punto V doppio al rovescio, quindi qui vado ad attaccarmi
inserisco l'uncinetto, mi lavoro le prime 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, la seconda maglia alta doppia, una catenella, altre 2 maglie alte doppie al centro del punto AB sottostante, quindi una e 2, ed ho lavorato il primo punto AB. Adesso doppio filo sull'uncinetto, vado al centro del doppio punto AB successivo e lavoro nuovamente un punto AB, quindi 1, 2, catenella di separazione, altri 2 punti alti doppi, 1, 2, continuo, vado in quello successivo, lavoro le 2 maglie alte doppie, la catenella di separazione, altre 2 maglie alte doppie, una, 2, doppio filo sull'uncinetto, vado accanto e lavoro un altro punto doppio B, quindi 2 maglie alte doppie, la catenella, altri 2 maglie alte doppie, 1 e 2, doppio filo sull'uncinetto, e adesso proseguo la lavorazione sul nostro davanti, quindi vado direttamente a lavorare nel successivo punto AB che mi trovo, una, 2, la catenella di separazione, altre 2 maglie alte doppie, una e 2. Allora, in questo modo abbiamo legato il sottobraccio della manica, proseguiamo su tutto il davanti sino ad arrivare all'altra estremità, qui, dove poi andremo a lavorare su i successivi punti a V capovolti, però questo serve per legare il sottobraccio e dobbiamo lavorare tanti giri quanti ne abbiamo lavorati per il dietro, eccetto un giro, quindi meno un giro, perché con l'ultimo giro del davanti andremo ad attaccare alcuni pioppolini. Quindi ci rivediamo tra poco. Adesso ho terminato il penultimo giro, devo lavorare l'ultimo giro rispetto al lavoro del dietro. Cosa faccio? Volto il lavoro perché adesso devo iniziare ad unire le parti. Lavoro con una maglia bassissima, arrivo al centro della prima catenella, lavoro il punto doppio B, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, la seconda maglia alta doppia, la catenella di separazione, la successiva maglia alta doppia, ed abbiamo lavorato il nostro punto doppio B. Adesso lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle, vado nel primo arco, lavoro la maglia bassa,
1 2 3 catenelle, lavoro il pioppolino, inserisco trasversalmente nella maglia bassa, estraggo il filo e chiudo. Poi lavoro successivamente una nuova maglia bassa sempre nello stesso arco, poi lavoro 1 2 3 4 5 catenelle, vado nel successivo arco e mi lavoro nuovamente la maglia bassa, il pioppolino e la maglia bassa, poi lavoro 1 2 3 4 5 catenelle, vado nel successivo arco, lavoro nuovamente la maglia bassa, il pioppolino e la maglia bassa, maglia bassa e le 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Ripeto, 1 2 3 catenelle, formo il pioppolino, la maglia bassa, abbiamo lavorato 1 2 3 4, dobbiamo lavorare altri due gruppi di maglie basse, quindi 1 2 3 4 5, lavoro nell'arco successivo maglia bassa, il pioppolino e la maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, preparo il lato opposto perché andremo a chiudere. Adesso cosa faccio? Lavoro la maglia bassa, 1 2 3 catenelle, formiamo il pioppolino, chiudo. Prima di fare la successiva maglia bassa vado a contarmi nella parte opposta i nostri pioppolini, quindi 1 2 3 4 5, al sesto dobbiamo chiudere, quindi contiamo 1 2 3 4 5, al sesto dobbiamo chiudere e lo chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi 1 1 2 3 4 5 6, questo pioppolino qui lo devo chiudere con una maglia bassissima, inserisco l'uncinetto, estraggo il filo e chiudo, e poi vado a lavorarmi la successiva maglia bassa, poi lavoro 1 2 3 4 5 catenelle, vado nell'arco accanto, mi lavoro la maglia bassa, il pioppolino e la maglia bassa e ripeto dopo 6 pioppolini, al sesto pioppolino, così come abbiamo chiuso qui, dobbiamo proseguire, perché sul lato della spalla dobbiamo avere 3, questa parte qui resta libera, sul lato della spalla dobbiamo avere 3 chiusure, quindi vi faccio vedere mettendo di marcapunti. Allora abbiamo chiuso qui, poi 1 2 3 4 5, al sesto dobbiamo chiudere, quindi mentre lavoriamo
questo pioppolino qui lo dobbiamo chiudere e ci mettiamo un marcapunti in questo modo. Poi, sistemando il lavoro, vi regolate a seconda di quanti punti voi avete sulla parte del davanti. Allo stesso modo fate per la parte opposta. Ricordatevi di lasciare liberi i primi 5 pioppolini e chiudete con il sesto. Una volta che avete lavorato l'ultimo giro e chiuso con i pioppolini, la stessa lavorazione la andiamo ad effettuare nella parte inferiore. Andiamo al centro di uno dei punti a V, inseriamo l'uncinetto, estraiamo il filo, lavoriamo una 2 catenelle che sono la nostra prima maglia bassa, poi lavoriamo una 2 3 catenelle che servono per il nostro pioppolino, inseriamo nella catenella della maglia bassa, estraiamo e abbiamo lavorato il pioppolino. Nella stessa maglia di base andiamo a lavorare la successiva maglia bassa, poi lavoriamo una 2 3 4 5 catenelle, andiamo nell'arco successivo e ripetiamo maglia bassa, 3 catenelle trasversalmente nella maglia bassa, chiudiamo, maglia bassa e procediamo così per tutta la circonferenza sino a raggiungere l'altezza che preferiamo. Poi nascondiamo tutti i fili, lo vaporizziamo e vediamo il risultato finale.